ancora è un po' presto, non possiamo darvi tutte le anticipazioni della prossima edizione. Sicuramente andremo a riproporre quelle che sono state le novità che abbiamo proposto nel 2015 e che ci hanno assicurato il successo. Prima fra tutte la conferma dei padiglioni. Come sapete già nel 2015 abbiamo spostato i padiglioni e li abbiamo avvicinati all'arrivo della metropolitana. Questo è stato sicuramente una buonissima idea che ha portato un grande risultato perché sia gli espositori che i visitatori l'hanno apprezzata. Continueremo evidentemente a proporre novità. La manifestazione si terrà dal 27 al 29 di febbraio del 2016. Confermiamo le 6 aree tematiche, il Far East Pavilion, il Fashion District, il Lab Academy, il Design Lab, l'area dedicata alle lenti, l'area dedicata ai macchinari, il Midotech. La novità è quella di continuare a proporre qualcosa di nuovo, ma nell'ambito di un format che ha avuto successo. La fiera è molto grande e noi vogliamo agevolare la visita del visitatore ed è per questo che ancora anni fa abbiamo istituito appunto le aree tematiche. Questo dà la possibilità al visitatore di organizzare la propria visita e di visitare chi lui vuole vedere e non disperdere il proprio tempo. Un'area sarà confermata per l'accesso agli ottici che si possono ritrovare, qui mi riferisco in particolare agli ottici italiani, è stata denominata Otti Club, lì si tengono convention, workshop, riunioni, questo proprio per mettere a proprio agio gli ottici italiani che vengono anche da lontano a visitare la manifestazione, di ritrovarsi fra di loro, di creare formazione, perché Mido non è solo una fiera per gli occhiali, ma vuole dare il servizio a tutto tondo al mondo dell'ottica. Un'ulteriore novità che vogliamo riproporre, ma forse anche con qualche aggiunta, è il treno per Mido. Come ben sapete la fiera è una fiera internazionale, 2/3 degli espositori sono stranieri, 2/3 dei visitatori sono stranieri, ma non possiamo dimenticare che le nostre aziende e la nostra manifestazione ha avuto successo proprio per merito degli ottici italiani e quindi una certa attenzione la diamo a loro. Abbiamo istituito 2 treni un paio d'anni fa, uno che parte da Roma e un altro da Venezia e che danno la possibilità agli ottici in giornata di muoversi da casa, raggiungere la manifestazione direttamente proprio in fiera e rientrare la sera. Riteniamo che l'anno prossimo si possa anche proporre l'aggiunta di qualche direttrice in più e di qualche anche città che possa essere appunto servita dai treni. In questo modo agevoleremo ulteriormente gli ottici e ci auguriamo evidentemente che il numero di ottici che vi partecipa sia superiore a quello degli anni scorsi. Dobbiamo però non dimenticare che i treni che abbiamo organizzato l'anno scorso erano esauriti. Mido nel corso degli anni ha lavorato moltissimo per adeguare la propria offerta alle nuove esigenze sia degli espositori che dei visitatori. È una storia che procede da oltre 40 anni e proprio l'essere riusciti a dare le risposte adeguate ha fatto sì che questa manifestazione mantenesse nel corso degli anni la propria leadership. Il nostro payoff, il nostro claim, slogan oggi è quello di stupire senza fine. Cosa vuol dire? Vuol dire cercare di elevare l'espositore, il visitatore ad avere un'esperienza diversa da quella che le solite manifestazioni sono solite appunto assicurare, quella di racchiudere una vita esperienziale che non è solo quella di offrire un prodotto o acquistare un prodotto, ma vivere proprio il mondo dell'occhialeria a tutto tondo in una manifestazione che vede tutti rappresentati. Noi cerchiamo attraverso appunto la volontà di stupire, di portare qualcosa di nuovo, di agevolare da un lato l'espositore a proporre un prodotto più innovativo, di design, che guardi al futuro e il visitatore che sia messo nelle condizioni di trovare quello che cerca. Di fatto il Mido è il centro del mondo, tutti partecipano, tutti sono rappresentati e il nostro obiettivo appunto è quello di proporre quelle che sono le tendenze del settore, ma soprattutto coinvolgere da un lato l'espositore e il visitatore sempre di più. E anche quest'anno ci attrezzeremo incrementando i social, non solo ci sarà Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+, LinkedIn, Flickr, tutti strumenti che cercano in qualche modo di far vedere che anche Mido si è modernizzata e riesce quindi a trovare il giusto canale di comunicazione per far interagire da un lato l'espositore e dall'altro il visitatore. Certamente, da pochi giorni si sono aperte le iscrizioni al sito per il Best Store Award. Questo dà la possibilità ad ogni
punto vendita nel mondo, quindi non solo in Italia, di poter partecipare fornendo una serie di fotografie del proprio punto vendita, e il nostro obiettivo è proprio quello di coinvolgere ulteriormente coloro che vendono, che propongono il prodotto al pubblico, di essere in qualche modo riconosciuti di un lavoro che loro fanno, oltre il prodotto che vanno a proporre al cliente, anche il proprio negozio, perché è una vita esperienziale anche quella del cliente che entra e prima di effettuare un acquisto cerca di essere coinvolto in un ambiente che sia confacente alla propria esperienza appunto di acquisto. In questo caso ci sarà però una commissione internazionale che giudicherà. Come ho detto, le iscrizioni sono già aperte e ci si augura evidentemente che tutti gli ottici del mondo siano interessati a parteciparvi. Per quanto riguarda invece il lato dell'espositore, che per noi è il cliente diretto perché è la persona che decide di partecipare alla manifestazione, ricordo che gli espositori a Mido sono oltre 1200 e di cui 2/3 sono internazionali, quest'anno riconfermeremo il Best Stand Award, che dà la possibilità quindi all'espositore di vedere riconosciuto il proprio sforzo nell'allestire uno stand che sia adeguato, ci auguriamo, al prodotto che lui stesso propone alla propria clientela. E in questo modo vogliamo coinvolgere i visitatori che vi partecipano e attraverso l'app di Mido avranno l'occasione durante le giornate della manifestazione di votare lo stand che loro ritengono sia il migliore. È questo un modo di ulteriormente interagire con i nostri stakeholder, in modo che non è una fiera che noi proponiamo asettica, noi vogliamo vivere l'esperienza come organizzatori della manifestazione fieristica sia con l'espositore che col visitatore, fare in modo che si possano incontrare proprio in questo punto di riferimento che noi ogni anno riproponiamo con qualcosa di nuovo, perché il nostro obiettivo è quello di non smettere mai di stupire.